bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi, a grande richiesta, vi propongo una mini clutch appunto coccodrillo. Guardate quanto luccica, ho utilizzato un cordino davvero molto particolare. Ma prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potrete scegliere come al solito tra le tante tonalità del cordino proposto. In questo caso nel kit ci sarà questo splendido cordino Luret totalmente in lurex e le rocche sono da 150 grammi, quindi ne trovate due. Personalmente ho scelto la colorazione numero 1, ma ne trovate veramente tantissime. Poi una base ovale 21x8 e una chiusura a molla da 16 cm. Uncinetto di lavorazione il numero 4, ma solo per il primo giro che andrà a contornare la nostra base utilizzerò il numero 3. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base. Io partirò dal punto centrale del lato corto, quindi prendiamo il nostro filato. L'uncinetto momentaneamente, come vi avevo detto, è quello più piccolo, quindi faccio un cappietto ed entro nel primo foro. La codina ce la cominciamo a lavorare e già sul primo foro io vado a mettere 2 punti bassi. Nei successivi 3 farò 3 maglie basse, quindi 3 punti bassi. Anche nel secondo ed anche sul terzo, che è questo qui. Adesso sul lato lungo, quindi da questo punto in poi, iniziamo con la sequenza di 2 punti bassi nello stesso foro sul primo, stessa cosa sul secondo. In quello successivo invece ne facciamo solamente uno. Nuovamente 2 punti bassi nei successivi 2. E poi uno singolo in quella ancora dopo. E questa sarà la nostra sequenza, quindi 2, 1, 2, 1. Qui, anche se si interrompe la sequenza, non vi preoccupate, ne fate solamente 2. E poi qui ne facciamo 3, quindi 3 punti bassi per ogni foro, 2 al centro e si riparte come abbiamo fatto prima, 3, 3, 3. E poi si riparte con la sequenza, quindi 2, 2, 1, 2, 2, 1, eccetera, finché non arriviamo a questo punto. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per il giro successivo che sarà in costa. Completato il giro, chiuso con maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, possiamo lasciare l'uncinetto piccolo e prendere il numero 4. A questo punto si fa una catenella e partendo dallo stesso punto incosta, quindi non tutto il punto ma solo l'asola esterna, andiamo a creare dei punti bassi senza fare né aumenti né diminuzioni, ma tutte le maglie che ci ritroviamo sotto. Quindi in questo modo. Questo sarà l'ultimo giro perché poi iniziamo con la creazione del punto coccodrillo. Vedete? Quindi completiamo questo giro e partiamo col punto coccodrillo. Finito anche questo giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa e adesso siamo pronti per iniziare il primo dei 2 giri che compongono questo bellissimo punto. Adesso noi dobbiamo fare un gruppo, quindi 2 maglie alte separate da una catenella alternato a una maglia alta singola, quindi vi faccio vedere. Partiamo con la prima maglia alta che verrà sostituita da 3 catenelle, la prima l'ho fatta, la seconda e la terza. Poi ci sarà una catenella di separazione, quindi ne faremo un'altra, per cui a ogni inizio giro, quando ci sarà appunto da creare questo giro dove ci sono solo le maglie alte prima delle scaglie,
sarà sostituita sempre da 3 catenelle più una maglia, perché c'è la separazione da rispettare. Nello stesso punto che cosa facciamo? Un'altra maglia alta e così completiamo il nostro primo gruppo, sul quale poi vi farò vedere come creare la scaglia. Poi cosa facciamo? 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e creiamo una maglia alta singola. Nuovamente 2 catenelle, sempre si salteranno 2 maglie di base sottostanti e facciamo il gruppo, ovvero 2 maglie alte separate da una catenella. Quindi la prima l'ho creata, la catenella, e nello stesso punto mi lavoro la seconda maglia alta. Nuovamente 2 catenelle, se lasciamo sempre 2 maglie, questo sarà una cosa identica per tutti i giri, andiamo in quello successivo e andiamo a creare la nostra maglia alta singola. Quindi non facciamo altro che ripetere questi 2 moduli alternati e ci rivediamo a questo punto, quindi lo completiamo tutto il giro, ci rivediamo a questo punto per vedere come creare la scaglietta. Fine giro, quindi ho fatto le 2 catenelle, adesso vado a chiudere con una maglia bassissima sulla maglia alta, che poi sarebbe la terza catenella. Maglia bassissima e ho chiuso il primo giro. Adesso iniziamo con la realizzazione delle scagliette. Facciamo una catenella e adesso su questa realizziamo, quindi avvolgiamo la prima maglia alta con 5 maglie alte e poi altre 5 da questa parte, ma non vi preoccupate che ve lo spiego. Quindi prendo il filo, io entro in questo modo, quindi avvolgo la mia maglia alta sottostante con dei punti alti. Aspettate che magari inizio a girare anche il lavoro, vediamo se riesco a farvelo vedere per bene. Quindi abbiamo fatto la prima maglia alta, sempre attorno a questa maglia sottostante facciamo la seconda, la terza, quarta ed infine l'ultima, la quinta. Fatto queste 5, catenella, mi giro in questo modo perché devo andare ad avvolgere l'altra maglia alta. Vedete, dobbiamo praticamente avvolgere prima 5 da questa parte e 5 da quest'altra, separate da una catenella. Quindi prendo il mio filo e adesso, andandoci in questa maniera, vado a realizzare le altre 5 maglie alte sotto la nostra maglia alta. Siamo a 3, 4 e 5 e questa è la prima scaglietta. Vedete? Poi sopra la maglia alta singola facciamo un semplicissimo punto basso. Nuovamente qui si ricomincia, quindi vedete, io sbuco in questo modo e creo le mie 5 maglie alte. Siamo a 2, mi raccomando qui 3. Sembra difficile, ma veramente questo punto è uno dei miei preferiti perché è molto rilassante nel momento in cui uno prende la manualità. Fatte le mie 5 maglie alte, catenella, mi giro perché adesso vado ad avvolgere l'altra, quindi cerco di trovare una posizione comoda. È un po' scomodo il primo giro, ma poi vedrete che verrà molto facile. Quindi adesso rifaccio la stessa cosa sull'altra maglia e ne creo sempre 5. Quindi 3, 4 e 5 e ho fatto la mia seconda scaglietta. Mi rimetto in questa posizione e vado a fare una maglia bassa sotto la maglia alta singola. Guardate quanto è bello. Adesso facciamo la stessa cosa, quindi dove c'è il gruppo, la nostra scaglietta, punto basso, scaglietta, punto basso, eccetera. Quindi completiamo tutto questo giro, vi faccio vedere come ripartire di nuovo
con questo giro, con il primo giro del punto coccodrillo. Ho quasi finito il primo giro, guardate quanto è bello. Adesso cosa si fa? Qui è la maglia singola, quindi vado a fare un punto bassissimo e chiudo il mio giro. Vedete? Ora, nel secondo giro, quindi la struttura che dobbiamo creare, dobbiamo fare in modo che le prossime scaglie andranno al centro tra quelle sottostanti. Quindi la prossima scaglia dovrà cadere qui. Per cui qui abbiamo una maglia singola e invece adesso andiamo a fare il gruppo. Quindi andiamo a fare le cose diversamente, in maniera tale, ripeto, che viene il motivo a scacchiera. Quindi sotto questa maglia alta andiamo a fare il gruppo, quindi iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, la catenella di separazione e nello stesso punto creiamo l'altra maglia alta. Così nel giro successivo qui andrà creata la nostra scaglia. Sempre 2 catenelle e qui al centro della scaglia andiamo a creare il nostro punto alto singolo. Vedete? Sempre 2 catenelle, che questa sarà una costante di tutti i giri. Qui al centro delle 2 scaglie dove ho fatto il punto basso mi vado a creare il gruppo, cioè 2 maglie alte separate da una catenella. Ecco qua, di nuovo 2 catenelle e una maglia singola al centro della nostra scaglia sottostante. Nuovamente 2 catenelle ed il gruppo qui dove ho fatto il punto basso. Questo modulo si ripete per tutto il giro. Quindi qui 2 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle quelle sempre per avanzare il lavoro e al centro della scaglia una maglia singola. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per farvi vedere come far cadere appunto la nostra scaglia al centro. Siamo aggiunti pure alla fine di questo giro, chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia alta. Adesso facciamo una catenella e ripartiamo con le scaglie, quindi vedete dobbiamo avvolgere prima questa e poi questa, quindi ci mettiamo in questo modo e iniziamo con le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Aspettate un attimo. Ecco. Fatte le 5, catenella, giriamo in questo modo e avvolgiamo da questa parte e facciamo le altre 5, quindi l'altra metà della scaglia. 2, 3, 4 e 5. Vedete, in questa maniera la scaglia va al centro di quelle sottostanti. Qui dove c'è la maglia singola facciamo un punto basso e qui nuovamente la nostra scaglia. Iniziamo con le prime 5 sulla prima maglia, siamo a 2, 3, 4 e 5. Aspettate che si è annodato un po' di filato. Fatte le 5, catenella, giriamo e facciamo l'altra parte, le altre 5 maglie alte sull'altra maglia alta. 2, 3, 4 e 5. E qui il nostro punto basso.
ed ecco come si presenterà il nostro lavoro, quindi al centro, per cui andiamo a formare un motivo a scacchiera. Adesso non facciamo altro che alternare questi due giri ed in totale noi andremo a creare 7 scaglie, per cui 14 giri. Li completiamo tutti e vedremo come proseguire. Ho completato quindi le 7 scaglie per un totale quindi di 14 giri e adesso dobbiamo creare gli ultimi prima di andare a inserire la nostra chiusura a molla. Ci troviamo in questa situazione, adesso faremo una serie di punti, di giri di punti bassi, anche per stringere leggermente l'apertura per trovare quella corretta per la misura che abbiamo della clutch. Quindi arrivato qui cosa facciamo? Intanto un punto basso qui, poi ne faremo una da questa parte della scaglia, uno al centro e uno qua, in questo modo. Quindi punto basso qui, punto basso al centro, punto basso nel laterale della scaglietta e punto basso al centro qui dove sotto abbiamo la maglia alta singola. E si ricomincia, uno sul laterale della scaglia, una al centro, una dall'altra parte della scaglietta e uno qui dove abbiamo fatto, dove sotto c'è il punto alto. In questo modo, quindi andiamo leggermente a stringere, quindi nel momento in cui creiamo questo giro vi faccio vedere l'apertura della clutch e controlliamo che sia tutto a posto per poi procedere con gli ultimi 2 giri. Ho realizzato tutto il giro, adesso noi vediamo se l'apertura va bene e più o meno ci siamo. Ancora non si capisce bene, ma nel momento in cui andiamo a fare gli altri 2 giri la parte si alza, ma l'apertura direi che è quella giusta per poi poter cucirla al nostro corpo borsa. A questo punto, dopo aver fatto questo primo giro, noi che facciamo? Andiamo a creare altri 2 giri. Non so se ne farò altri 2 o 3, ma sempre a punto basso senza creare nessun aumento, proprio con tutte le maglie che ci ritroviamo di sotto, in questo modo. Vedete, così creiamo la parte dove andiamo appunto poi ad alloggiare la nostra chiusura. Quindi realizziamo questi giri, poi vi dirò esattamente se ne farò 2 o 3 e ci rivediamo per vedere come cucire la nostra clutch. Ed ecco qui la nostra clutch quasi pronta per essere cucita e quindi per inserire la nostra apertura. Allora, io alla fine come giri di punti bassi, dopo il primo che abbiamo eseguito insieme, ne ho creati altri 3 senza creare aumenti o diminuzioni. Poi mi sono presa il centro che deve coincidere col centro del lato corto, quindi messa in questa posizione, poi mi sono staccata 6 punti, scusate, 7 da questa parte e 7 da questa, che sarà la parte dove io chiuderò la borsa, mentre questi sono 11 punti che ho lasciato liberi dove poi andremo ad impugnare la borsa e la stessa cosa da questa parte. Qui dove c'è la cucitura invece ci sono 3 punti liberi, ma non vi preoccupate perché adesso vi faccio vedere passo passo come andrà chiusa. Quindi io cosa faccio? Riprendo il filato perché io ho chiuso direttamente la lavorazione. Allora, dove c'è il marcapunti lo lascio libero, quindi in quello seguente io mi aggancio con un punto basso, quindi in questo modo, e poi sempre nello stesso punto io che cosa vado a fare? Sempre un altro punto basso, in sostanza li raddoppio, quindi ne faccio due punti bassi in ogni maglia sottostante, in questo modo, e proseguo fino all'altro marcapunti, perché al centro della molla lascerò 3 maglie libere per evitare che poi magari la borsa lì dove c'è, insomma, qui questa parte non si chiuda per bene. Quindi io adesso mi sposto, sempre 2 maglie basse in ogni maglia sottostante fino ad arrivare qui. E adesso vi mostro, faccio gli ultimi 2
Vedete, è venuta ben fitta, così non si intravede la molla. Se voi osservate, io qui ho staccato, qui ho messo un marcapunti, questo è libero e questo è l'altro punto, sono 3 maglie che io salto, vado direttamente in quella successiva e per spostarmi farò 3 catenelle, lo stesso numero di maglie che sto saltando. Questi poi li togliamo dopo. Intanto io mi sposto, vado qui e nuovamente riparto con 2 punti bassi nello stesso foro e proseguo fino a dove c'è l'altro marcapunti, dove da quel punto in poi invece io andrò a realizzare delle maglie basse. Adesso non so esattamente quante ne farò in questa parte senza agganciarmi qua, perché questa parte la lasciamo libera. Io arrivo al punto, così ve lo faccio anche vedere, così anche per creare, diciamo, una clutch ancora più carina, molto piccolina, ma secondo me di grande effetto, soprattutto per questo periodo, quindi per le cerimonie, le serate particolari. E allora sto quasi arrivando al punto, faccio l'ultimo, quindi 2 sempre maglie basse, vedete. Adesso da questo punto in poi io tolgo il marcapunti e comincio senza prendere la nostra parte bassa, la lascio aperta e inizio a creare un tot di maglie basse. Penso di farne circa 18, quanto basteranno per poter non far vedere. Se occorre la stringiamo, vedete, fino ad arrivare a questo punto. Quindi l'ultima maglia che lavoriamo sarà questa si salta, quindi non appena arriviamo da questa parte, e qua ricominciamo con 2 nello stesso foro, qui ne lasciamo 3 e continuiamo sempre con 2 fino a qui prima del marcapunti e nuovamente lo stesso numero di maglie che andremo a realizzare qua, che poi vi dirò non appena la borsa sarà pronta, si vanno a realizzare anche in questa zona. Quindi completiamo tutto e ci vediamo a borsa finita. Ed eccolo qui questo gioiellino completato. Ve la mostro anche indossata, guardate, questa mini clutch è davvero fantastica, oltretutto brilla veramente tantissimo. Alla fine in questa parte qui del manico ho realizzato 22 punti bassi, ma non vi preoccupate se ne fate più o meno, l'importante è non far intravedere la molla che ci sta sotto, che secondo me appunto è antiestetica. Come misure ho ottenuto circa 23 in larghezza, 20 in altezza e un 10 cm di profondità, quindi una borsa in miniatura, ma l'indispensabile andrà perfettamente. Come quantitativo di cordino, questo è quello che mi è rimasto, circa 50 grammi, per cui il totale è 250, quindi vi basterà abbondantemente. Vi ricordo che il kit è in sconto del 30% nelle date che vedete scritte su gomitoli.com e potete scegliere anche un'altra tra le tante varianti presenti di questo splendido cordino Lurè. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.